se avete un coniglio, ogni sforzo deve essere fatto per prevenire la malattia dentale. Mettete in conto che prima o poi qualche problema ai denti viene fuori. Sono conigli che oggi vivono molto più a lungo ed è facile che prima o poi una punta dentale cresca o un ascesso, quindi dovete lavorare per prevenire questa condizione il più possibile. Dovete sapere che il coniglio ha i denti che crescono in maniera continua, cioè crescono in continuazione, un po' come fanno le nostre unghie, ma stando all'interno della bocca, se non si consumano correttamente, parti del dente che non vengono consumate crescono fino a pungere la parte corrispondente, no? Quella di sotto, la parte di sopra. A volte le punte dentali possono entrare all'interno della lingua, impedendo proprio la normale masticazione o la deglutizione, quindi una sensazione molto grave di sconforto. La malattia dentale può comparire fin da quando sono piccolini, cioè quando magari andate a scegliere e trovate che i denti di sotto si trovano davanti ai denti di sopra, quello vuol dire che quel soggetto sarà destinato a ricevere tanti trattamenti correttivi, forse anche chirurgici. Quindi state attenti già al momento della selezione. Una dieta sbagliata può favorire la comparsa di queste malattie dentali e spesso queste malattie dentali possono derivare anche a causa di traumi, a causa di corpi estranei che si mettono all'interno della bocca e impediscono il normale movimento della mandibola, o a volte perché magari si formano degli ascessi conseguenza di un'infezione del dente che spostano l'articolazione temporomandibolare, imponendo al coniglio magari una posizione non naturale che impedisce ai denti incisivi o molari di incontrarsi come dovrebbero. Quindi abbiamo diversi livelli di gravità di questa condizione. Come fate ad accorgervi se il vostro coniglio ha una malattia dentale? Dovete innanzitutto, se amate il vostro coniglio, vedete come mangia, vi accorgete se mangia improvvisamente di meno o se cambia le abitudini alimentari. Cioè alcuni conigli improvvisamente non mangiano più alcune cose, magari non mangiano più il fieno, oppure non mangiano più la parte dura dei vegetali, oppure mangiano ma impiegano più tempo a masticare, no? Magari muovono la bocca a vuoto come se avessero del cibo e invece stanno soltanto cercando di sistemare la lingua in mezzo a dei denti che sono cresciuti e gli stanno dando fastidio. Cosa deve fare un veterinario per capire se c'è una malattia dentale? Sicuramente una visita accurata, no? Sicuramente registrare quello che dice il proprietario, nel senso è molto importante capire se c'è stato un cambio graduale dell'alimentazione o anche improvviso e deve usare la diagnostica per immagini, quindi una radiografia può essere di aiuto, ma la cosa ideale sarebbe usare una TAC, perché con la TAC avete la possibilità di ricostruire perfettamente il cranio e quindi avete un dettaglio migliore di quello che avreste con un'ortopanoramica. Quindi potete vedere dente per dente cosa succede, potete vedere la radice del dente, la mineralizzazione del dente e vedere come questi denti crescono paralleli tra di loro, regolari, oppure improvvisamente magari sono deviati. Quindi la diagnostica per immagine è fondamentale per capire. A volte anche l'endoscopia vi può aiutare a vedere se ci sono corpi estranei, ripeto, oppure se ci sono degli ascessi. Poter vedere dentro la bocca del coniglio è fondamentale, ma la visita da solo non basta. Spesso dobbiamo sedarli e fare questa visita in sedazione. Quando i denti incisivi non si incontrano più, ci sono due cose che potete fare. Quello che si faceva in passato era l'estrazione dei denti incisivi, cioè togliere gli incisivi che non hanno più un significato masticatorio, stanno lì, danno solo fastidio e costringono il proprietario a dover
correggere con l'aiuto del veterinario questi denti in crescita, ma lo fa una volta al mese, quindi vuol dire un'anestesia continua. Quello che abbiamo visto è che a volte, soprattutto quando questa condizione è indotta da qualche patologia, ad esempio una rottura di un dente, patologie di solito dei denti molari o degli ascessi, correggendo l'ascesso e correggendo i denti molari si può riportare la mandibola a una posizione originale, permettendo al dente incisivo inferiore di trovarsi dietro il superiore. In questo modo il coniglietto può ritornare a masticare normalmente senza dover ricorrere all'estrazione dei denti incisivi, che è un intervento piuttosto invasivo e antipatico. Se però invece la distanza tra i due denti è troppo grande o insomma il veterinario ritiene che non sia possibile un'alternativa, i denti incisivi possono essere estratti e un coniglio senza i denti incisivi può avere una vita normale che non richiede una particolare assistenza, può essere aiutato all'inizio tagliandogli le verdure in modo che può ingerire il cibo da solo, ma può assolutamente avere una vita migliore che se avesse quei denti che sono di fatto solamente un disturbo per ingerire il cibo. Nella situazione peggiore si forma un ascesso, cioè quindi di lato, di solito sotto la mandibola o la mascella, può sentirsi improvvisamente nel giro di poche ore comparire una tumefazione. Quello è la conseguenza del fatto che una radice dentale, quasi sempre, non sempre, serve il veterinario che vi dice che cosa è successo, una radice dentale si è infettata e il pus a un certo punto ha bucato l'osso ed è andato a finire sotto pelle, dicendoci c'è un'infezione. Quindi il veterinario deve capire qual è il dente interessato, valutare se va tolto il dente e asportata tutto il pus e la capsula. Di solito questo è un intervento piuttosto impegnativo per il coniglio, perché alla fine quasi sempre il veterinario è costretto a tenere aperta la ferita, il sito dell'intervento, e viene fatta quello che si chiama una marsupializzazione, cioè il coniglio torna a casa ma con la ferita aperta e il proprietario, con l'aiuto del veterinario, ogni giorno deve medicare la ferita. È un processo piuttosto lungo che può durare da una settimana a qualche settimana, a seconda di quanto è grave la lesione, quanto è estesa l'invasione del pus all'interno dell'osso, ma di tutti questi particolari secondo me la cosa migliore è parlarne col vostro veterinario specializzato in conigli.